Uso un traduttore automatico per i sottotitoli e mi scuso in anticipo per eventuali errori. Buongiorno a tutte care amiche, buongiorno a tutte anche oggi da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Ben trovate anche oggi qui nel nostro mondo. Grazie per essere anche oggi qui insieme a noi. Come avete trascorso la settimana? Questa settimana ho avuto l'idea di togliere fuori delle federe antiche di lenzuola oramai inutilizzate già da tempo, erano di mia mamma, e così anche una parte di lenzuolo, come avete visto, l'avevo cucita come sottogonna per l'abito vittoriano, e così adesso con le federe che non sono riuscita a smacchiare la prima volta, sono ancora un po' ingiallite, le ho messe in ammollo in candeggina e adesso vediamo insieme cosa ho pensato di realizzare con una di queste federe. Io sono sempre più innamorata di tutto quello che è vintage, di tutto quello che è antico, e tutti questi pizzi antichi mi fanno veramente impazzire, perciò una volta che lo lasciate a mollo per un po' di ore sotto il sole e la candeggina, sono tornate bianchissime. Oggi devo uscire di casa per recarmi alle poste e ritirare un pacco. Per fortuna quest'oggi è un po' ventilato, se no inizia a fare veramente tanto caldo. Sarà una bella passeggiata a piedi e attraverserò una parte del paese in cui abito. E così, cari amiche, mentre rientravo a casa ho trovato questo vecchio lampadario in ferro battuto. Lo stavano buttando via e io ho approfittato dell'occasione per portarmelo a casa. Sapete che io adoro il riciclo e già da tempo desideravo avere una rastrelliera in ferro battuto, colorata sempre con i toni della mia cucina, però è anche vero che non so se come spazi vada bene dentro la cucina. Non vorrei appendere delle pentole perché, ripeto, sarebbe tutto troppo caotico, diventerebbe, ma mi piacerebbe proprio come un pezzo di decorazione dove posso appendere qualcosina, ma di non troppo ingombrante, ecco. Ma adesso vedremo come rientra mio marito da lavoro, cosa mi consiglia di fare.
Nel mentre, come avete potuto notare, la federa si è completamente sbiancata, è uscita bellissima. Io l'ho messa già sotto il sole ad asciugare. Nel frattempo, amiche care, vi mostro i miei ultimi acquisti. All'inizio pensavo che con questa scatola rotta, che è la teiera che adesso vedrete, si fosse comunque rotta, invece fortunatamente no, è completamente intatta. Guardate che carina, l'ho acquistata perché mi piaceva la fantasia, anche se di queste decorazioni non ne ho a casa, ma mi piacevano molto i colori perché si intonano perfettamente ai mobili della cucina. E poi, come vi ho detto poco fa, tutto quello che è vintage ultimamente mi sta sempre più appassionando. Che carina, guardate. Poi ho preso della fettuccia per rifiniture per il cucito, che quelle servono sempre. Ma guardate un po' che cosa ho trovato, non potevo farmele mancare. Guardate che carine queste formine per i biscotti, la zucca o la casetta di zucca, e poi anche questo in versione natalizio. Guardate che carini, non vedo l'ora. Perciò mi piacciono veramente tanto queste formine per questi biscotti, e così ho preso anche questi. E poi ho visto un'altra cosa che io ho in plastica, ma io detesto la plastica, tutto quello che è in plastica, e l'ho visto in vetro, questo misurino, e mi piace tanto anche perché ha delle decorazioni veramente carine, e ce ne sono anche con diverse decorazioni. Tutto questo ho acquistato tutto su Shein. Allora, la Feder è asciugata, guardate che bel pizzo che ha, io ne sono innamorata. Voglio fare un piccolo grembiulino senza pettorina. E poi, sempre con lo stesso tessuto di cotone bianco, aggiungendo anche con un altro tipo di fantasia, vorrei fare dei copri-barattoli per coprire la parte superiore del tappo ermetico. Ho scelto questo tessuto a quadretti bianco e rosa, sempre in cotone. Da un lato sarà bianco e dall'altro lato, che sarà quello sotto, sarà così a quadretti, perché adesso sopra vedremo che decorazione mettere. Per quanto riguarda la misura, sto utilizzando una misura per questo tappo di 18 cm per 18 cm, dove ricaverò due cerchi. Piegando il tessuto in questo modo, sempre prendendo la misura 9, io realizzo questi cerchi così. Volendo si possono realizzare dei cerchi anche in diverso modo, con delle sagome. Io utilizzo questo metodo anche perché poi andrò a smussare tutte le imperfezioni, visto che io sono la signora delle imperfezioni. L'importante è ricavare due cerchi, come più ci viene meglio, ecco.
Io ho usato 2 pezzi di tessuti sopra e sotto, volendo se ne può utilizzare anche uno. Nella parte superiore bianca andrò ad cucire e incollare questi fiorellini che ho trovato già pronti sempre su Shein, perché come sapete io non sono capace a ricamare. Immaginate con un ricamo fatto a mano la bellezza che può avere questo centrino o questo centrino per questi tappi, per questi barattoli. Invece questi mi serviranno per il grembiulino che faremo insieme tra poco. Perciò, come dicevo, care amiche, mi sarebbe piaciuto realizzare cucito una papera oppure a tema galletto, insomma, ma ripeto, non li ho trovati e così ho scelto direttamente di applicare questi fiorellini. Devo dire che rimangono veramente incollati, io li ho passati anche un po' a macchina, ma rimangono veramente tanto. Gli ho fatto giusto una cucitura centrale, non di più. Inizio a stirare anche questa federa, che alla fine non ha bisogno di cuciture né di orli, niente, perché è già pronta così. Ho scucito solamente la parte che conteneva il cuscino, diciamo. E adesso ho utilizzato sempre con una striscia di cotone di lenzuolo, una striscia lunga, per realizzare la cintura per la vita, e mi sono anche portata avanti, come avete visto, incollando anche quella decorazione per il girovita. Per me le mattine sono una vera gioia alzarmi, portarmi avanti con le faccende domestiche, con tutto quello che amo fare, tutto quello che amo vivere dentro casetta, ecco. Ma ecco qua che adesso inizio a cucire sopra e sotto e poi girerò il tessuto al rovescio. Amo anche quando entrano dentro casa questi riflessi da questi cristalli di luce. Per me sono momenti magici. Come dicevo, care amiche, una volta che ho preso la metà di ogni tessuto, sia del grembiule che della cintura, ho cucito la grinzitura nella parte del grembiule e unito, come ho detto poco fa, la cintura.
e come ho detto poco fa, alla fine ho cucito solo sul girovita, tutto il resto era pronto. Guardate che carino anche questo, cioè lo trovo veramente vintage, antico, come piace a me. Una volta cucito anche il pizzetto intorno a questo centrino, prendendo sempre una misura più grande del tappo, vi aiutate con un cartoncino a realizzare un cerchio. Mi piacevano veramente tanto, ho visto un video su Instagram dove erano cuciti, ricamati a mano, erano uno spettacolo, perciò ho detto perché no, li vorrei anche io perché ripeto mi piacciono veramente tanto oramai tutto quello che è antico. E dopodiché ho fatto una filzina col filo, oppure potete usare anche del filo elastico, insomma si può mettere un fiocchetto intorno, ma a me piacevano così semplici, insomma c'è da sbizzarrirsi. E invece i tappi, vedete quelli che avevo prima sopra questi barattoli, li ho smontati e adesso li utilizzo, li metterò sopra un centrino, gli ho coperto un attimino il foro ed ecco qua, guardate che carini. Cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Li adoro, ne sono innamorata. Ma adesso sistemo questi nuovi acquisti e poi preparerò con voi un altro dolce delizioso per questo fine settimana. Oggi voglio preparare una crostata alle mandorle con farina di mandorle, scusate. Anche settimana scorsa, nel video della settimana scorsa, ho dimenticato di dirvi che la farina di mandorle io di solito la preparo fatta in casa. E così oggi voglio preparare una crostata con della farina di grano dure e farina di mandorle con farcitura di crema pasticcera e frutta fresca di stagione che metterò però a cuocere. Oggi voglio provare una nuova ricetta, vediamo come mi viene. Diciamo che la preparo abitualmente d'inverno, però al posto delle mele oggi metterò le pesche cotte, vediamo cosa succede. Per questa ricetta sto utilizzando 4 pesche medie.
Una volta tagliate tutte a pezzetti, nella padella ho messo un po' di burro a sciogliere e unirò anche le pesche, come ho detto, tagliate a pezzetti come della dimensione che più vi piace. Io più guardo questo grembiule più ne sono innamorata. Ho fatto cuocere anche, ho aggiunto, scusate, del miele e della buccia di limone grattugiata. Una volta che si sono cotte un po', le ho messe a sfreddare un attimino. Nel frattempo mi sono portata avanti, ho preparato anche la crema pasticcera, che la ricetta la trovate nel video della settimana scorsa. Per fare la farina di mandorle potete usare anche le mandorle pelate oppure non. Io non preferisco farla così, mi piace veramente tanto, è buona lo stesso. Diciamo che rimane più rustica, ecco. Potete utilizzare un mixer che volete, ovviamente. Io di solito non la faccio frullare tantissimo perché mi piacciono i pezzetti, di sentire ogni tanto qualche pezzetto grossolano di mandorle. Per questa crostata occorrono 70 g di farina di mandorle e 130 di farina di grano duro. Se utilizzate la farina 00, utilizzatene 150 grammi. Poi occorrono 75 grammi di burro morbido non fuso come ho fatto io, che inizio a lavorare con 70 grammi di zucchero. Aggiungo un uovo intero che finisco di lavorare fino al completo assorbimento. Inizio ad aggiungere le polveri, inizio dalla farina di mandorle e successivamente unisco la farina di grano duro. La farina di grano duro mi piace veramente tanto nelle crostate. E poi per finire ho unito 8 grammi di lievito per dolci. E non poteva mancare, come avete visto, la scorza di limone grattugiata. Ho impastato tutto a mano e poi ho lasciato riposare in frigo all'incirca per una mezz'ora. Ho conservato la restante farina di mandorle dentro il nostro nuovo vasetto. Ho ripreso l'impasto dal frigo e ho iniziato a versarla sulla tela a cucchiaiate e
a livellarla con le mani. Non avevo amaretti, perciò sto usando un aroma di mandorle e lo sto aggiungendo direttamente alle pesche. Perciò se avete degli amaretti da sbriciolare, secondo me sarà perfetta. Quindi sul fondo della crostata inizio a versare le pesche e continuo con la crema pasticcera lasciandone qualcuna per la decorazione finale. Ho aggiunto la crema pasticcera, oramai era già tutto tiepido. Ora sto decorando con gli ultimi pezzi di frutta e con altre scaglie di o farina di mandorle, però ripeto, se ci fossero stati gli amaretti sbriciolati sarebbe stata perfetta. Adesso in forno fino al raggiungimento della cottura desiderata. Come sapete, io lo ripeto sempre, ho un forno a gas e quindi i dolci li faccio cuocere a una temperatura molto bassa. Eccola qua come è venuta, pronta. Io ho fatto la prova assaggio subito, anche tiepida, è veramente molto buona e goduriosa. E anche oggi è tutto da casetta, grazie per essere stati anche oggi qui in nostra compagnia, grazie di cuore per tutti i commenti bellissimi, ci vediamo venerdì prossimo, un abbraccio forte forte a tutte voi, ciao ciao! Mio marito è appena rientrato da lavoro, adesso gustiamo insieme una buona fetta di torta. Fatemi sapere se la preparerete anche voi. Ciao ciao!